Ciao a tutti, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Nel video di oggi voglio presentare quello che è una serie di video che andrò a pubblicare che hanno come tema i chakra. Ehm, diciamo che presenterò i chakra, spiegherò come funzionano e, vi darò, diversi tipi di tecniche per poter lavorare con questi chakra. Bene, e, a voi cosa interessa questa roba qua? Perché dovrebbe interessarvi una cosa così? Perché? Partiamo dal presupposto che, noi siamo fatti di energia, no, i pensieri, anche solo le emozioni che proviamo non sono tangibili, sono astratti, sono energia. Tutto quello che c'è anche il sole, la luce del sole è energia. E, in quanto energia, anche quello che scorre, diciamo, dentro al nostro corpo lo è. Gli orientali sostengono che e per orientale intendo quella che può essere la filosofia yogica come piuttosto la medicina tradizionale cinese, sostengono che, ehm, qualsiasi tipo di energia non espressa, quindi trattenuta o non elaborata, non lavorata, nel corso del tempo, a furia di stare in questa situazione, diciamo, stagnante, prende densità, diventa più densa. Mano a mano che passa il tempo si addensa e, diventa densa a tal punto di manifestarsi proprio nel corpo fisico. Diventa letteralmente una massa. Pensate alle cisti, per esempio, piuttosto che ai calcoli o proprio anche ai tumori. Questi, disequilibri energetici, inoltre, possono anche manifestarsi, diciamo, quando non diventano una massa, possono anche sfociare in quelli che sono, eventualmente delle infiammazioni, delle infezioni. Insomma, c'è, una certa, diciamo, ripercussione su quello che è il nostro sistema immunitario. In linea generale si può dire che, una discrepanza da un punto di vista mentale e emotivo, se protratta nel tempo, può far insorgere un disturbo o una malattia. Mh. Vi faccio un esempio. Sto facendo un lavoro che non mi piace, i colleghi di lavoro sono tutti antipatici, il datore di lavoro, non mi capisce, non mi aveva promesso delle cose, insomma devo cambiare assolutamente lavoro, io qui non sto bene, torno a casa tutti i giorni e piango. Però d'altro canto c'è, un certo tipo di esigenza, che magari è quella di pagare l'affitto, pagare le rate della macchina, piuttosto che, alimentare la vostra famiglia. E quindi c'è da un lato la bilancia che pesa, diciamo con i motivi razionali, quindi ho bisogno di lavorare perché devo pagar le bollette. Dall'altro piatto della bilancia c'è il vostro stato emotivo che, inequivocabilmente respinge questo tipo di situazione. Quindi con la mente, diciamo, vi obbligate a stare, mentre il cuore vorrebbe scappare. Se questo tipo di disagio viene trattenuto nel tempo, può proprio provocare, delle malattie. Quindi per qualcuno magari se fa un lavoro fisico potrebbe essere l'infiammazione di qualche arto inferiore, piuttosto che un'ernia, piuttosto che, qualsiasi altro tipo di cosa, ecco. Questo per spiegarvi un pochettino come questi disequilibri energetici, che comunque sono astratti, prendono forma in quello che è il campo fisico, il campo, della materia. In più, a parte questo, manifestarsi nel corpo fisico, proprio come carne e ossa, lo stato dei nostri chakra avrà un'influenza
anche su quello che è l'andamento dei settori della nostra vita. Quindi, per esempio, se parlassimo di abbondanza economica, potremmo far riferimento a quello che è uhm, un disequilibrio, una disfunzione o magari un chakra danneggiato imputabile al primo chakra. Se per esempio invece siamo persone che, fanno fatica ad imporsi nella vita, avere diciamo una volontà di tipo sviluppato nel perseguire i propri obiettivi, potrebbe esserci un eccesso o una carenza dal punto di vista del terzo chakra. Quindi, come dicevo prima, il fatto che un chakra sia danneggiato, per esempio se parlassimo del primo chakra, supponiamo che, non si sia formato bene questo primo chakra, oppure che sia stato danneggiato nei primi anni di vita, o, che abbia subito determinati tipi di traumi. Un chakra di questo tipo, adesso poi scopriremo che il primo chakra è proprio, il primo, quello da cui parte tutto diciamo, uhm, permette non permette un fluire dell'energia, scorrevole anche agli altri chakra. Quindi se il primo chakra è, così influenzato in qualche modo con carenza o eccesso, automaticamente, ne saranno influenzati anche tutti gli altri chakra e così con il terzo, così con, quello che può essere il quinto, il sesto chakra, sono tutti comunque collegati, l'uno all'altro. Quindi se il primo chakra per esempio è danneggiato, come dicevo, ci potrebbero essere nel corso della vita di questa persona dei problemi da un punto di vista espressione della propria abbondanza personale o potrebbero esserci dei disequilibri che parlano di non abbondanza personale. Quindi per esempio anche volendo, diciamo così, migliorare quello che potrebbe essere la situazione economica, si può andare a fare un lavoro sul primo chakra, ecco. Ehm, i chakra comunque sono in continuo movimento, quindi, non è che un chakra sia, sempre diciamo fermo nello stesso modo, piuttosto che, di tipo statico, ecco. Ehm Ogni giorno, reagiscono in base alle esperienze di vita che ci toccano, alle emozioni che proviamo e, più in generale, ci sono determinati eventi di vita che segnano in maniera più o meno permanente un determinato chakra. Quindi, imparando a conoscerli, si può andare a lavorare là dove il chakra è in carenza e ha bisogno di essere nutrito. Oppure viceversa, se il chakra è in eccesso, quindi è in sovraccarico in un particolare momento di vita, si può andare a, disperdere quelle che sono le energie, in eccesso. Diciamo che il saper lavorare su questi chakra può comunque aiutare il proprio benessere, psicofisico. Sono, un ottimo strumento conoscitivo, per appunto lavorare su quello che è anche la nostra realtà di tutti i giorni. Bene, spero di avervi incuriosito. Spero appunto di aver suscitato un minimo di interesse su quello che è questo argomento. Vi consiglio di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina, così verrete avvisati quando escono i video. Ehm, io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me anche oggi. Vi mando un abbraccio, vi auguro di essere felici e spero di vedervi nei prossimi video. Ciao ciao.